Ciao, Ciao, come ti chiami? mi chiamo Simone, o in italiano forse è meglio Simona per non sembrare un maschio. Esatto. Era strano anche per me la prima volta con il nome, poi ho capito che è una variante tedesca. Benissimo, da dove vieni? Vengo dalla Germania, di una città che si chiama Münster, ma Mhm. adesso vivo negli Stati Uniti. Perfetto, dove? Negli Stati Uniti? Nella Virginia occidentale, West Virginia, in una città chiamata Huntington, che è una delle due città grandi di questo stato, anche se in realtà non è grande, con 50.000 abitanti. Benissimo, ti piace vivere lì? Ti piace questa zona o vorresti comunque cambiare quando è possibile? In generale mi piace, è una zona abbastanza rurale ed è perfetto per fare trekking Mhm. perché c'è tanta natura, tanti boschi ed è normale vedere cervi, procioni e così via durante il trekking che mi piace moltissimo, ma mi manca anche la cultura europea e Mhm. non so, lo stile di vita europeo, per cui mi piacerebbe ad un certo punto tornare lì. Sì, immagino, è molto molto diverso, quindi dipende se vuoi scappare dallo stile di vita europeo oppure è naturale che ti manchi. Mhm. Cosa fai nella vita? Ehm, Normalmente faccio l'insegnante di inglese e biologia, Mhm. ma qua negli Stati Uniti non ho un visto con un permesso di lavorare, per cui sto facendo volontariato, ad esempio insegno tedesco online e imparo le lingue. Benissimo, perfetto. So che hai tanti tanti amici con cui fare scambi linguistici, quindi occupi le giornate così. Sì, e soprattutto durante questo periodo del Covid è importante avere delle Mhm. persone con cui parlare e ovviamente è più facile farlo online che in persona. Ed è perfetto che sei anche un insegnante, così ci puoi dare il tuo punto di vista sia da studentessa che da insegnante. Inizia parlandomi della tua esperienza con l'italiano in particolare, quindi la tua storia con l'italiano. La mia storia, beh, prima sarebbe importante dire che mio marito è italiano. Sì, sarebbe Questo, importante. Sì. questo è il motivo per cui imparo l'italiano e mi dà anche un vantaggio un po' ingiusto, direi, perché ovviamente tutti i giorni posso parlare italiano con mio marito. Mhm. Ehm, Però all'inizio era un po' difficile veramente farlo perché ci siamo conosciuti in Nuova Zelanda e per Mhm. cui ovviamente parlavamo inglese, io a questo punto non parlavo italiano e era difficile cambiare la Sì. lingua che usavamo. Ci conosciamo da 5 anni Mhm. quasi e ho iniziato a imparare l'italiano dopo un anno, quando volevamo passare qualche settimana in Italia insieme e mi sembrava una buona idea di imparare un po' prima. E Perfetto. parlavo già spagnolo abbastanza bene, e per cui non era troppo difficile perché sì, le lingue sono abbastanza simili. Sì. Per cui almeno all'inizio, per cui era più facile, adesso è più difficile per lo Ok. stesso motivo, perché a volte mi scappano parole spagnolo quando parlo italiano e viceversa. Quindi come hai iniziato esattamente? Hai fatto un corso? Hai iniziato con qualche applicazione? Hai fatto tutto da sola? All'inizio ho usato Duolingo Mhm. semplicemente perché è gratuito, è facile, Sì. non ci deve mettere tanto tempo. Sì, Insieme a studiare la grammatica, un po' semplicemente come si usano i verbi, perfetto. tutti gli articoli diversi Sì. e così via. Ehm, e poi durante l'estate in Italia ho capito che
sì, posso capire più o meno quello che succede, ma parlare è molto più difficile. Dopo questa estate non avevo tanto tempo, per cui per 2 anni non ho studiato molto l'italiano, però poi un anno fa, quando stavo qui, senza lavoro, senza volontariato a causa del Covid, Che avevo bello. tempo e mi sono veramente messa a studiare l'italiano. E a questo punto ho iniziato ad usare un sito molto utile che si chiama Online Italian Club e ci Ok, sono perfetto. tanti testi, esercizi, tutto gratuito, Mhm. ripartiti da livelli A1, A2, così via. Questo è stato molto utile, poi mi piace anche sempre ascoltare la musica Mhm. italiana, provare a capire il testo, poi leggerlo per capirlo meglio, cercare nuovi vocaboli e anche praticare la pronuncia, ovviamente, così. Sì. Um, ho, ho visto dei film, delle serie su Netflix che non sono tutte veramente bellissime, ma Diciamo la verità. per imparare la lingua possono essere utili. Mhm. Se Um, sopporti la trama. sì. Sì, credo che questo siano stati i miei metodi principali Mhm. fino ad un certo punto e poi ovviamente ho iniziato a prendere delle lezioni con te, Sì. che è stato molto molto importante per me perché fino a questo punto capivo abbastanza dell'italiano, avevo studiato la grammatica, però non sapevo parlarlo con sicurezza e Mhm. per cui era molto importante avere qualcuno con cui potevo parlare, praticare, imparare parole nuove e così via ed è sempre stato dall'inizio sempre divertente sia utile. Brava. Con me ti diverti tantissimo ed è molto utile. Brava, facciamo pubblicità. No, però, come ti avevo detto già nella nostra primissima lezione, il tuo livello era già molto alto, quindi pensare che comunque, ok, hai iniziato a studiare italiano qualche anno fa, però hai iniziato ufficialmente o un po' più seriamente da un anno circa, comunque da tutta questa pandemia, da questo lockdown. Questo è incredibile, considerando che forse parli con il tuo ragazzo, però immagino non tutti i giorni, non così costantemente, non saprei. In questo momento qual è la vostra lingua di conversazione? È sempre un miscuglio un po' di tutto, soprattutto l'inglese, sì, credo che la maggior parte sia l'inglese, però anche italiano e un piccolino un po' di tedesco. Mhm. Ehm, e parliamo italiano, ma soprattutto direi per i temi più semplici, non so, Mhm. le stupidaggini, Sì. queste cose. E se ad esempio non so, parliamo di, non so, ehm, la, mm, di burocrazia, di cose di Sì, questo genere, ovviamente lo facciamo in inglese perché è certo. molto più semplice. Lo capisco, sì. Una cosa che ho sempre notato, anche con altri studenti che erano più o meno nella tua situazione, quindi il partner era italiano e studiavano per quel motivo o per parlare con la famiglia. Una cosa che, per esempio, mia mamma mi chiedeva sempre di cui era sorpresa era: ma perché non parlano con loro? Perché fanno lezione con te? Come risponderesti tu? Risponderei che credo che sia forse per prima cosa un problema di sicurezza e Mhm. di non voler sentirsi o non voler vergognarsi del suo livello. Mhm. Ehm, e forse per seconda cosa anche un problema di abitudini, che ad Mhm. esempio con mio marito per tanti anni avevamo una relazione di distanza
e quando facevamo solo una chiamata di Skype al giorno o una cosa del genere, volevamo comunicare bene e non in una lingua che non era quella più efficace. Sì. E sì, dopo è stato difficile cambiarlo. Assolutamente, è quello che penso anche io. Ovviamente se hai magari delle conversazioni non tutti i giorni, magari se non vivi con una persona, non vuoi avere una conversazione in cui devi pensare magari un attimo alla parola che devi usare o fai degli errori, quindi non è naturale, diciamo. Però sì, è fantastico. Tu sei forse l'unica delle persone che hanno un partner italiano che dice di parlare attivamente col partner in Ah, italiano, davvero? perché sì, è molto strano, ma quasi tutti studiano italiano, ma in realtà poi lo utilizzano solo quando incontrano la famiglia. Ah. E credo per me incontrare la famiglia e gli amici di mio marito ha aiutato molto perché ovviamente quando stavamo in Italia dovevo parlare con gli Sì. amici in italiano, poi era anche più facile parlare italiano con lui perché Mhm. stavamo già in questo modo. Mhm. Ehm, sì, Sì. però no, anche per me ci voleva tanto tempo per cambiarlo, direi che è veramente solo da un anno Sì. o una cosa del genere che lo parliamo non solo per grazie, come stai, ma Mhm. anche delle conversazioni un po' più difficili. Eh sì, ma è fantastico per me, mi piace tantissimo questo perché è quello che farei anche io, non avrebbe senso, ok, studi una lingua ovviamente per conoscere la famiglia o gli amici, per conoscere anche un po' magari la cultura, un po' più approfonditamente, però è un peccato poi non parlare, non lo so, Sì, sarebbe un po' anch'io mi triste. sentivo un po', non so, sembrava un po' assurdo dover Sì, prenotare lezioni di italiano, di conversazione italiana sì. quando avevo un italiano qua in casa con me, ma sì, è strano, ma è così. E credo che anche ha aiutato anche il fatto che mio marito spesso parla italiano, mh, Mhm. anche senza, non so, così, dice cose in italiano, mentre io Perfetto. in tedesco lo faccio pochissimo e credo che dovrei farlo di più per aiutarli, aiutarli ad imparare. Sì, dovresti restituire il favore adesso. Eh È sì, il suo turno di esatto. imparare un po' più di tedesco. Mhm. Benissimo, ok, quindi in questo momento cosa fai per continuare a mantenere e sempre migliorare il tuo livello di italiano? Parlo con te, parlo con un Benissimo, altro partner di scambio, perfetto, con cui parliamo anche di temi complicati come la politica benissimo, e sì, cose del genere, che all'inizio era veramente difficile, ma sì. poi è diventato più facile e adesso mi piace. Sì, guardo ancora film e Mhm. serie, ho un'applicazione di flashcard per Perfetto. praticare il vocabolario perché adesso ho una collezione di, non so, 2000 vocaboli o una cosa Sì? così e sarebbe impossibile mantenere il livello Mhm. ogni giorno a decidere quali vocaboli devo ripetere Sì, oggi, per cui secondo me queste applicazioni sono molto utili. sì, E, puoi dire il nome magari di questa applicazione? questa si chiama Anki. Mhm. Non è super bella, ma non è gratuita Sì. ed è più, eh, più facile cambiare di impostazioni. Sì, benissimo. Um, che ad esempio c'è anche Memrise, che Sì. lo usavo prima, Mhm. ma non so, non era perfetta per me, anche se è più Sì. bella, forse più divertente, ma questa per me è la più efficace. Perfetto, sì. Anch'io l'ho conosciuta attraverso i miei studenti perché tanti studenti la utilizzano e io l'ho provata personalmente
condivido con te l'opinione che non sia fantastica, non è divertente, quindi questo secondo me è un neo perché non ti viene voglia di, oh che bello, faccio un gioco, quindi apro l'app e studio. Però sì, è buona, è utile, sicuramente. Come dici tu, non devi decidere, ti dice lui un po' le parole da ripassare, questo è molto buono. Ma a parte di questo ho anche iniziato a provare a leggere in italiano, che è ancora un po' più difficile. Adesso sto leggendo L'amica geniale, ho già visto la serie, e per cui è un po' più facile perché ovviamente conosco già la trama, La trama, bravissima. E ci sono vocaboli che non capisco, però posso comunque capire il testo e lo leggo sul Kindle, che anche questo è utile perché posso semplicemente schiacciare su una parola e mi dice la traduzione. A volte non funziona perché, non so, dialetto napoletano o una cosa del genere, ma sì, anche questo posso consigliare. Consigliare, bravissima, sì. Fare. Sì, esatto, soprattutto il consiglio di farlo per esempio sul Kindle, perché magari tante persone pensano no, troppo faticoso, devo cercare ogni singola parola, mi passa la motivazione, invece lì devi premere e trovi subito, è molto comodo. Mhm. Perfetto. Ok, se invece dovessi pensare che ora devi rincominciare da zero il tuo percorso con l'italiano, cosa consiglieresti a te stessa? Cosa cambieresti o faresti invece tutto come prima? Di sicuro cambierei che all'inizio quasi non ho parlato con nessuno mai, e questo assolutamente lo cambierei perché secondo me è la cosa più importante al studiare una lingua, di Sì, praticare già dall'inizio. Ovviamente a livello A1 è più difficile e probabilmente il metodo migliore è cercare un insegnante o un corso, perché sì. lì puoi praticare a tuo livello e dopo cercarsi un partner di scambio. Mhm. E a parte di Assolutamente. quello, per me ha funzionato bene questo metodo di studiare da sola, Mhm. anche se a volte mi sono chiesta se sarebbe stato più intelligente ehm, prendere dei corsi per Ah, avere non so, un metodo di studiare un po' più regolato, sì. ma no, alla fine per me ha funzionato bene così, probabilmente farei la stessa cosa o la sta facendo con altre lingue. Esattamente, Appunto. sì. Tu hai un risultato che dimostra che ha funzionato perfettamente questo metodo, quindi in effetti non cambierei niente, dipende se magari vuoi più velocemente, magari metterci un po' di meno, però se ha funzionato così è comunque in poco tempo, quindi perché cambiare? Grazie. Benissimo, allora ti ringrazio tantissimo per questi consigli, per aver condiviso la tua esperienza e sono sicura che i tuoi consigli saranno utili. Grazie a te per tutte le lezioni, i video e tutto. Benissimo, ciao! Ciao!